Ciao ragazzi, oggi vi parlo di un prodottino veramente niente male e no, quelle che sono appena volate non sono le mie AirPods, bensì è la nuova Insta360 Go 2, proprio di Insta360. Grazie mille per avermela mandata in test, non vedevo l'ora di provarla e finalmente posso raccontarvela anch'io. Non perdiamo tempo, che cominciamo subito. Ho da dire solo cose positive su questa fotocamera, quindi mettetevi comodi. Partendo dalle prime impressioni, da subito, appena ho aperto la scatola sono rimasto veramente colpito perché ok, la fotocamera piccolissima, boh, non capisco nemmeno come abbiano fatto a farla così piccola, incredibile, ma in confezione ci sono pure svariati gadget molto interessanti che vedremo nel dettaglio nel corso del video. Lo sapete, non mi piace fare video e spiattellarvi così i numeri, però capisco che per tanti di voi possano essere importanti, quindi vi do subito qualche specifica, qualche numero, qualche sigla, così non ci pensiamo più. La Insta360 Go 2 ha un sensore con apertura f2.2, lunghezza focale equivalente da 35 mm da 1.24 mm. Il campo visivo è ad ampio spettro, 120 gradi, modalità ultra wide, o 110 gradi, modalità action view, poi vedremo. La stabilizzazione dell'immagine viene chiamata flow state, con algoritmi di livellamento dell'orizzonte che consente di mantenere sempre stabile la registrazione in qualsiasi condizione d'uso. La custodia integra una batteria da 1100 mAh che consente la ricarica della Go 2 in circa 30 minuti. In totale la fotocamera ha un'autonomia di 150 minuti. Però fate attenzione a quello che sto per dirvi, 150 minuti sfruttando sia la fotocamera sia il case, perché la fotocamera, che in realtà è soltanto questa qua, ve la tiro fuori dal case, questa piccolissima pillola grande quanto una chiavetta USB, registra per massimo 30 minuti, dopodiché va reinserita magneticamente nel case e grazie a tutte le ricariche che fornisce il case si può arrivare a registrare fino a 150 minuti. Quindi l'unico neonegativo che ho trovato su questa fotocamera è l'autonomia, perché comunque sì, mezz'ora di registrato può essere abbastanza, ma dipende quello che volete fare. Io, per dire, volevo registrare la partita della mia scuola di calcio, non è stato possibile perché comunque giocando a calcio a 5 un tempo dura mezz'ora e rischiavo di stare pelo con la registrazione, quindi vabbè, tant'è, dovete abituarvi. Però in utilizzo vlog, avventure, sport estremi è veramente tanta roba, ragazzi. Il case funge pure da telecomando, utilizza la connessione Bluetooth 5.0, può essere utilizzato pure come tripod e da impugnatura per scattare selfie, oltre a poter essere montato su un selfie stick. Ovviamente è anche resistente all'acqua fino a 4 metri di profondità con certificazione e impermeabilità IPX8. Esistono due modelli di questa Insta360 Go 2, il mio modello che è da 32 GB di memoria interna e poi c'è il modello con 64 GB di memoria interna che ovviamente costa di più. Attenzione perché la memoria non è espandibile, quindi prima di fare l'acquisto fate bene i conti, sapete voi quanto registrate, come registrate, è possibile anche andare a scalare un pochettino la risoluzione della registrazione per avere un po' più di flessibilità con la memoria, ma tra poco ci arriviamo, quindi mi raccomando fate attenzione. In fase di intro vi ho detto che assieme alla Insta360 Go 2 vengono forniti in confezione anche diversi accessori, ma cosa sono, come funzionano, come sfruttarli? Per rispondere a queste domande ho deciso di lasciarvi ad una prova sul campo, così capite anche le performance di registrazione di questa piccoletta. Il primo accessorio che voglio mostrarvi è questo qua, si chiama Pivot Stand. A cosa serve? Sia come stand magari da vlog, inseriamo la Insta360 qua dentro e possiamo vloggare anche con questo laccettino così non rischiamo di perderla, oppure si può andare a togliere questo coperchio qua dietro che nasconde un adesivo in silicone lavabile grazie al quale lo stand può essere attaccato veramente a qualunque superficie. Adesso io attaccherò il pivot stand al vetro dell'auto e vi faccio vedere un po' com'è la qualità generale. Quindi vado a capovolgere la Insta, andiamo a far partire la ripresa, perfetto, e basta semplicemente attaccarlo qua e ce lo orientiamo un pochettino. Perfetto, quindi accendiamo l'auto così capite sia la qualità video, la qualità audio e soprattutto la stabilizzazione, perché in questo momento sono partito. Apriamo, guarda, anche entrambi i finestrini dell'auto così capite insomma la soppressione del vento, perché c'è anche questa funzionalità attiva. Stiamo per arrivare su un bel dosso e eccolo qua. Io spero che la stabilizzazione sia buona, ma insomma credo di sì. Ho fatto tante prove off camera e sono sicuro che comunque il risultato si porta sempre a casa. Altro dosso appena passato.
E niente, come detto, ci tengo a specificare, ogni test che vedrete in questo video è realizzato in 2K a 30 fps, modalità colore vivida, quindi settando la Insta360 Go 2 al massimo delle sue potenzialità. Per fare ciò vi ricordo che dovete impostare tutto nella modalità Pro Video. Adesso salitina, eccoci qua, una bella curva. Io ho visto persone montare questo stand pure all'esterno delle auto. Ok, da questo momento in avanti non so cosa vedrete perché sto per staccare la Insta360 dal vetro dell'auto, dal parabrezza, e la sto attaccando, esatto, proprio di fuori, quindi l'attaccherò qui. Ok, spero di riuscire ad inquadrarmi, non lo so. Ok, attualmente la fotocamera è all'esterno dell'auto, quindi boh, andiamo. Non so cosa starete vedendo, ma siamo a una velocità di 30 km/h, sembra reggere alla perfezione. Il secondo accessorio si chiama Magnetic Pendant, come dice il nome è un pendente magnetico, va messo al collo, poi al di sotto della maglietta, si prende la Insta360. Il consiglio che vi do è sempre quello di connetterla prima al case e poi scegliere la modalità Pro Video prima di registrare. Ok, schiacciamo rec, la Insta si attacca poi magneticamente direttamente sulla maglietta ed è possibile, come in questo caso, andare a fare una passeggiata e avere comunque le mani libere. Se vogliamo vloggare si può comunque stare con le mani libere, godersi al massimo l'esperienza, raccontare e avere una ripresa in prima persona di tutto quello che succede. Come detto, sempre un video in 2K 30 fps e ovviamente c'è pure un bel po' di vento, quindi quello che cattura il microfono calcolate che c'è vento, quindi comunque poi vedremo alla fine di tutti questi test come saranno venute tutte quante le riprese. Purtroppo il più grande vincolo che sto incontrando con questa fotocamera è proprio non avere uno schermo all'interno magari del case per capire a colpo d'occhio cosa sto inquadrando. Si può fare sincronizzando l'applicazione con la Insta, però insomma quando si è così magari sul luogo del delitto, diciamo così, mentre si sta facendo un vlog, può essere abbastanza scomodo farlo. L'ultimo accessorio per la Insta360 Go 2 che voglio mostrarvi è questo qua, si chiama Easy Clip. Fondamentalmente è un alloggio per la Insta, grazie a questa piccola clip può essere applicata su un cappellino, questa parte è poi orientabile, si possono comunque fare le riprese POV e avere le mani libere. Adesso non ho un cappellino per farvi capire come funziona, però insomma penso sia abbastanza semplice. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta di questa Insta sta nel fatto che il corpo è completamente magnetico. Cosa significa? Che se siete in giro e vi ritrovate come in questo caso con un palo, quindi il palo è in ferro e la Insta è magnetica, è possibile andare ad attaccare la Insta direttamente qua sul palo, ecco qua, e fare il vostro video, avere sempre la ripresa con le mani libere, quindi super comodo. La Insta rimane attaccata lì sul palo, dopodiché prendete la Insta e continuate a fare il vostro vlog, quindi veramente super comoda. Non so se vi siete resi conto di quanto sia alta la qualità video di questo affarino qui. Fino a 2K 50 fps, potete scalare a 1080p sempre 50 o 30 fps, 1080p forse anche il 60 fps per andare a risparmiare un po' di memoria interna, ma la cosa che mi ha veramente sbalordito è la qualità dell'audio. Nelle clip che avete visto prima l'avete sentita, quella è la qualità audio che cattura appunto soltanto la Insta360 Go 2 senza l'ausilio di microfoni esterni, anche perché così piccola il microfono esterno dove cavolo lo metti? Ed è stato proprio questo uno dei dubbi che avevo all'inizio. La fotocamera è veramente piccolissima, il video ok sarà buono, ma l'audio, porca miseria, anche l'audio è veramente al top. Quando si parla di fotocamere, a me personalmente la prima cosa che viene in mente è questa bestia qui, la mia Sony Alpha 6400, ma Insta360 ha segnato un vero e proprio punto di svolta per quanto mi riguarda. Certo, in tanti contesti, analizzando solo la qualità della ripresa, il mio iPhone 13 Pro per dire funziona meglio, ma se poi parliamo di versatilità e immediatezza, qui non ci sono rivali. La qualità delle riprese dà il meglio di sé quando ci troviamo all'aperto o comunque in condizione di luce veramente super favorevoli. Chiaramente anche all'interno o comunque quando cala un pochettino la luce comincia ad esserci un po' di rumore. Prima di andare avanti vi lascio a questa clip girata praticamente
di notte. Erano le 11:30, stavo portando al bagno il cane, ma alla fine è sicuramente apprezzabile come risultato, però chiaro, dipende da cosa volete poi tirare fuori. Se vi aspettate di creare un videovlog, beh, secondo me solo con questa potete veramente portare sempre a casa il risultato. Ovviamente fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa qualità. Ettore? Ettore? A te piace? Che dici? Calcolate che sto camminando col cane al guinzaglio, praticamente è notte e da notare anche la stabilizzazione. Spero sia buona. I più attenti di voi avranno sicuramente visto che nel case sono presenti dei pulsanti di navigazione e uno schermo. Bene, mettetevi comodi perché adesso arriva il momento tutorial in cui vi spiego tutte le funzioni di questa telecamerina e anche come funziona l'applicazione per smartphone di Insta360. Allora, cominciamo con l'aprire il case della nostra Insta360 Go 2 e vediamo la scritta Press to Connect, quindi premiamo il pulsante di destra e la fotocamera andrà a connettersi con il case. Perfetto, vediamo il piccolo schermo che ci dà subito le informazioni principali sulla modalità di ripresa, quindi 1440p, modalità video, wide, 16 noni, 30 fps. Con questo pulsante possiamo andare a cambiare la modalità, quindi video, foto, pro video, che è quello che vi consiglio di utilizzare sempre, tra poco capirete anche il perché, poi time shift, time lapse, vabbè le classiche funzioni, HDR video, e poi abbiamo lo slow motion e le impostazioni. Con il pulsante REC andiamo a confermare la nostra scelta e qua possiamo andare a scegliere poi tutte le varie funzioni, quindi con il pulsante di destra ci muoviamo all'interno del menu. Questo pulsante serve per accendere o spegnere tutti i LED, uno è anche qua dietro, non so se si vede dalla ripresa, spero di sì, però comunque ce n'è un altro qui davanti, non so se lo vedete. Disattivare i LED può essere utile, specialmente se vogliamo fare delle riprese un po' di nascosto, magari può essere sicuramente interessante. Comunque adesso a noi non ci interessa, andiamo avanti. Allora, torniamo nelle impostazioni, vi faccio vedere con due tap come è possibile andare a cambiare tutte le impostazioni inerenti alle riprese. Quindi qua su settings premiamo il pulsante rec e andiamo a modificare, se vogliamo, le impostazioni per i video, le impostazioni per le foto, le impostazioni per i pro video. Ecco, fate attenzione a questa schermata, scendete in basso, qui potete scegliere se registrare in 16 noni o in 9 sedicesimi e questa impostazione è automatica, cioè non fatevi ingannare, anche se la Insta rimane in verticale, comunque registrerà in 16 noni e anche se la mettete in orizzontale registrerà in 16 noni. Se invece andate ad impostare il 9 sedicesimi, registrerà sempre il 9 sedicesimi a prescindere dall'orientamento della fotocamera. Poi qua si sceglie ovviamente la risoluzione 1440 oppure 1080, invece qua gli fps 30, 50, 24, 25, insomma come volete, io preferisco sempre i 30. Qua la modalità di ripresa, io ho scelto ultra wide ma si possono cambiare anche in post produzione, poi vi faccio vedere. La modalità colore vivido, standard, log, lasciate vivido ragazzi così siete sul sicuro. E qua per quanto tempo posso registrare? 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, come vi dicevo prima. In realtà il gioco è fatto ragazzi, una volta connessa la fotocamera al case è possibile andare a togliere la fotocamera dal case stesso, fotocamera metti a fuoco grazie, e sappiate che qui dove c'è il piccolo logo di Insta360 è una superficie tattile, infatti schiacciando potremo andare, come vedete si accende il LED e la fotocamera comincia a registrare in base alla, faccio vedere qua, in base alla modalità che abbiamo scelto all'inizio. Con questo pulsante ovviamente si può andare a mettere in stop la registrazione perché sì, anche se la fotocamera è fuori dal case, questo funziona come telecomando remoto, quindi premo qua, vedete la scritta saving e il tutto viene salvato in 2 secondi, quindi veramente ottimo. Ci sono dei pin magnetici qua dietro, quindi inserendo soltanto la fotocamera nel case va direttamente in carica, si chiude ed il gioco è fatto. In questo caso io vi mostro il tutto da iPhone, ma è praticamente la stessa cosa anche su Android. Scaricate l'applicazione di Insta360 e andate a fare la prima configurazione, è veramente semplice, vi basta accendere il Bluetooth, accendere il WiFi, cliccare su questo pulsante giallo, vedete vi dice accendi il Bluetooth sul telefono, andiamo ad accendere il Bluetooth.
premiamo sul pulsante giallo, io ho già fatto l'abbinamento prima, quindi me la riconosce al volo, però comunque la prima volta vi dirà ho trovato una fotocamera nelle vicinanze, vuoi connetterti a lei, cliccate sì ed il gioco è fatto ovviamente. Adesso vi faccio vedere tutte le funzioni che sono contenute all'interno delle applicazioni perché sono veramente veramente incredibili. Allora, andando qua su album è possibile vedere tutte le foto scattate e le clip registrate, quindi già questo è veramente una manna dal cielo. Come passiamo le foto o i video dalla Insta direttamente al telefono? Allora, cosa si può fare? Si prende la foto o il video, quello che volete, e si clicca sul pulsante esporta, semplicissimo. Ma qual è la svolta di questa applicazione? È che tramite questi pulsanti qua sotto si può andare a fare un editing super rapido delle foto o dei video. Cliccando qua su wide si può andare a cambiare la foto scattata da wide a linear a narrow. Come vedete cambia veramente tanto il rapporto di forma, non c'è un giusto o sbagliato, qui potete scegliere voi quello che più preferite. Ve lo faccio vedere con i video perché è veramente veramente incredibile. Io mi prendo magari adesso questo video registrato veramente a casissimo, andiamo ad abbassare, ah no, questa è una foto, perdonatemi. Vado ad abbassare il volume per sicurezza, ma vi faccio vedere una cosa. Qui abbiamo 32 secondi, perfetto, utilizziamo questo. Guardate che figata, qua c'è il mio video. Se io clicco su linear posso andare a cambiare in narrow, in automatico, linear, action o wide. Super super fast, è veramente incredibile. Clicco, linear, tac e riparte il video. Metto in pausa, linear, narrow e riparte il video. In base a come lo preferite, poi in post produzione ve lo cambiate. Ovviamente tutto ciò è disponibile soltanto se registrate in modalità pro video. Ma la cosa più interessante secondo me è questa, la possibilità di cambiare l'aspect ratio dei video direttamente dall'applicazione. Infatti cliccando qua su 16 noni potete scegliere 1 a 1 se volete il video quadrato e 9 sedicesimi se volete il video per Instagram, ad esempio. Quindi veramente super super comoda come cosa, assurdo. Poi c'è tutto l'editing che potete fare direttamente con le funzioni, aggiungere filtri, modificare la velocità, aggiungere musica, cambiare il filtro del volto e tanto tanto altro. Quindi sicuramente un'applicazione ben fatta. Se invece clicchiamo di nuovo sul pulsante giallo, come vedete viene accesa l'anteprima di quello che vede in tempo reale la fotocamera, in questo caso la mia mano perché davanti ci sono io con l'iPhone, ma se sposto l'iPhone e ovviamente voi non vedete più niente, ma comunque capite che funziona al volo. Provo a mettere l'iPhone a favore di camera e la fotocamera davanti a me. Eccola, come vedete io riesco a vedere in tempo reale anche con relativamente poca latenza quello che sta inquadrando la videocamera. Non è tanto utile per i video perché tanto sarete sempre dentro l'inquadratura, ma è più comodo specialmente per le foto. Ovviamente anche qua sullo schermetto della Insta360 vi dice view in app, quindi vista in app, veramente super super comoda e io direi che con tutta questa bella panoramica il momento tutorial può finire qua. Bene, quindi quanto costa questa Insta360 Go 2? Circa 300 euro. Attenzione però perché ho un paio di premesse da fare. 1. I prezzi sono molto altalenanti, specialmente se l'acquistate su Amazon dal link che trovate qua sotto in descrizione che conterrà sempre la migliore offerta. I prezzi fanno veramente su e giù, peggio delle montagne russe, quindi non sarà difficile beccarla ad un ottimo prezzo. E soprattutto ricordatevi tutto quello che vi ho detto in questo video. 300 euro per portarsi a casa una videocamera, una fotocamera veramente super versatile, piccolissima, la mettete in tasca, la buttate veramente dove volete e siete con un click sempre pronti a registrare. E soprattutto andate anche a risparmiare un po' di soldini se acquistate il taglio da 32 giga come il modello che vi ho presentato oggi in questo video. Ovviamente se sapete già che avrete bisogno di più spazio andate direttamente sul modello 64 giga, costa un pochettino di più, però comunque avrete sicuramente più memoria a disposizione. In descrizione come detto trovate il link per acquistarla sempre al miglior prezzo. Fatemi sapere se stavate già pensando di acquistarla e con questo video vi ho chiarito un pochettino le idee, oppure se secondo voi è un gadget totalmente inutile perché ci sta, cioè magari voi preferite vloggare o comunque registrare direttamente con l'iPhone e assolutamente non c'è nulla di male. Spero di essere stato chiaro e conciso, il video è durato un bel po' ma c'era un bel po' di roba da sviscerare, quindi spero di non avervi annoiato. Lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro e soprattutto iscrivetevi perché tante persone che guardano i miei video non sono ancora iscritte. Ovviamente lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro, spero che il video vi sia piaciuto e io sono Luca Crocco e noi ci vediamo al più presto sempre qua sul mio canale YouTube. Ciao!